Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Oggi vi leggerò la continuazione del discorso del Signore Gesù Cristo fatto ai Suoi discepoli 2000 anni fa in merito alla libera volontà dell'uomo. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 5, capitolo 109, dettato dal Signore Gesù Cristo al mistico Jacob Lorber. Dice il Signore Gesù: la volontà può pure venire debitamente regolata mediante ogni specie di insegnamenti e di leggi. Però nessun insegnamento e nessuna legge possono essere di impedimento alla libera volontà nel fare come piace ad essa. Se la volontà dell'uomo è disposta ad accogliere un insegnamento o una legge per servire da norma alle proprie azioni, essa vi si conformerà da se stessa, senza alcuna costrizione interiore. Ma se così non vuole, allora non vi è potenza al mondo o nei cieli che possa costringervela, né deve costringervela, perché, come ho detto, senza la libera volontà l'uomo non è più uomo, ma è unicamente una macchina animata per forza naturale della specie di quella che gli uomini un giorno effettivamente inventeranno, e cioè macchina automatica che compirà lavori così ingegnosi che ora a malapena esiste un uomo capace di compierli. Ma non per questo una simile macchina sarà un uomo, né nella forma né nemmeno ancora nella realtà interiore liberamente agente, poiché essa non avrà una propria volontà libera, né potrà in eterno essere idonea ad una operatività autonoma. Quello che la volontà dell'uomo vi porrà dentro, quello verrà anche compiuto da essa, però mai qualche altra cosa. L'uomo invece può di per sé volere tutto ciò che è mai possibile immaginare e nessuno può impedirglielo. E così egli, anche rispetto alla terra che lo porta e nutre il suo corpo, può fare ciò che vuole, ma dall'altro canto bisogna che si lasci ammaestrare per lo più mediante l'esperienza e le conseguenze del suo operare poi gli diranno se la sua volontà sarà stata buona oppure cattiva. A tali scopi ciascun uomo è in possesso di una ragione e di un intelletto che sorge dalla prima. Con gli insegnamenti, con leggi esteriori e con ogni genere di esperienza, egli può venire avviato per il sentiero della saggezza e poi da solo può scegliere il buono, il giusto e il vero e prendere la decisione di conformare a questi la propria attività. Però così non gli viene inflitta una costrizione da nessuna parte, dato che egli stesso sceglie, certo liberamente, quello che riconosce come buono, giusto e vero. Che però vi siano degli uomini, i quali per lo più per interessi mondani calpestano spesso tutto ciò che prima avevano riconosciuto come buono, giusto e vero, con l'impostare le loro opere in termini perfettamente contrari, questo noi lo possiamo ora constatare in centinaia di casi. Giorno per giorno e nella maniera più evidente. E tutto ciò non fa che confermare sempre più come la libertà del volere umano non può venire messa in pericolo o limitata in nessun modo. E così non è affatto escluso che con il tempo gli uomini possano inventare grandi cose e che possano pure influire sulla natura terrestre in modo tale che la terra stessa ne risulti alla fine danneggiata sul serio. Le conseguenze allora non saranno certo gradevoli, ma queste non potranno apparire che come una punizione sicura della volontà umana usata male. E questa punizione scenderà sugli uomini non perché io l'avrò voluta in qualche modo,
ma perché a volerla sarà stata la volontà degli uomini stessi. Se gli uomini vogliono un nuovo diluvio, essi non hanno che da spianare diligentemente le montagne e scavarvi al di sotto, e così lasceranno libero il varco alle acque sotterranee. Se vogliono appiccare il fuoco a tutta la terra, basta che comincino a distruggere con impegno i boschi e l'elettricità naturale si moltiplicherà in misura tale che la terra si troverà d'improvviso come avvolta in un mare di fulmini e di fuoco. Ma allora sarò forse stato io a voler visitare la terra con il fuoco? Dunque, insegnate all'umanità ad essere saggia, altrimenti sarà essa stessa ad attirare i giudizi sul proprio capo. Io so che succederà così, però non posso e non devo intromettermi per impedirlo con la mia onnipotenza, ma unicamente mediante gli insegnamenti. Comprendete voi queste cose? Grazie per avermi ascoltato. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo, dati ai Suoi discepoli 2000 anni fa, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati i prossimi post. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.